Oggi vi parlerò come utilizzare Amplitube 5, nello specifico la sezione del cabinet, con la nostra strumentazione analogica. In particolare, in questo momento, io sto utilizzando una testata valvolare collegata a un load box, dal load box all'interno della mia scheda audio. Facciamo ora una panoramica dei collegamenti. Si parte dal nostro amplificatore, alla quale collegheremo la chitarra. Dall'uscita della cassa andremo al nostro load box, dal load box alla scheda audio. All'interno della scheda audio andremo per l'appunto all'interno di Amplitube 5. La prima cosa che dovremmo fare è andare a selezionare l'input. In questo caso il mio load box entra nel secondo ingresso, quindi andrò a selezionarmi input 2. All'interno di Amplitube 5 andrò a disattivare la parte relativa all'amplificatore, lasciando attiva solo la parte effetti e la parte cabinet. Amplitube 5 ci offre tante possibilità, in quanto possiamo scegliere tra un segnale mono oppure andare a splittare il segnale su 2 casse, su 3 casse o in parallelo. In questa configurazione in particolare vediamo che, scegliendo le nostre 2 casse con microfoni, posizionamenti, le room, andremo a pannare le 2 casse, una a sinistra e una a destra, potendo agire sui livelli dei microfoni, il pan dei microfoni, i microfoni della room e il livello del basso. Questo livello del bass indicherà il livello di uscita della singola cassa per il cab 2 e per il cab 1, in modo da poter bilanciare il suono a nostro piacimento. Il master invece controllerà il volume generale di uscita. Oltre a poter utilizzare tutte le casse che ci mette a disposizione Amplitube in base al pacchetto che abbiamo acquistato o quello gratuito, e tutti i microfoni sia di stanza che di cassa, potremo sfruttare la potenzialità della Vir Technology e quindi andare nello specifico, andare a muovere i microfoni per poter catturare il suono che più ci piace. Ma non è solo questo, perché questo lo possiamo fare con tanti altri plugin. Quello che mi viene prima da fare il raffronto è, ad esempio, con il software della Torpedo della Tunoz, dove noi acquistiamo un load box, dopodiché abbiamo Wall of Sound che ci consente di andare ad applicare i nostri IR, le nostre simulazioni di cassa. In questo caso, se abbiamo un preamplificatore o abbiamo una testata valvolare che è dotata di un carico passivo, di un attenuator, di un load box integrato con un'uscita per poter registrare direttamente il suono che viene dall'amplificatore, oppure come nel mio caso io ho un load box autocostruito che ha un costo di circa 100 euro, ma sul mercato ce ne sono molti. Noi con un quinto, un sesto, un settimo della spesa possiamo ottenere un risultato altrettanto valido, se non, secondo me, per alcuni aspetti superiore. Anche perché con la nuova versione di Amplitube 5, oltre a tutti i cabinet e tutti i microfoni, possiamo caricare
i nostri impulse response. Ma la vera chicca, la vera funzionalità che ci apre Amplitube 5 è che quella che noi possiamo salvarci dei preset specifici per i cabinet. Ad esempio, io in questo caso voglio crearmi un preset con il mio impulse response della Framus con i greenback su un lato e dall'altro invece voglio metterci il mio impulse response basato sulla la cassa che ho costruito io 1x12 con i Jensen Nighthawk microfonata con l'SM57 e lo Shure E609. Vado ad inserire un gate che in questo caso, anche se è prima degli amplificatori, è come se io lo andassi a inserire prima delle casse, in quanto il mio segnale in ingresso qui ricordiamo che è l'amplificatore, quindi è l'uscita dell'amplificatore, quindi tutto quello che io andrò a inserire qui è dopo lo stato di preamplificazione, dopo il finale dell'amplificatore, quindi potrò andare a inserire equalizzazione, reverberi, delay, tutto prima della cassa o anche dopo della cassa. Una volta che io ho scelto il mio preset con tutte le infinite possibilità che posso avere di equalizzazione, di controlli e roba varia, vado a salvarmi questo preset e lo chiamerò ad esempio cab 1. Andrò a selezionarmi una nuova cartella chiamandola cab. Qui se voglio andare a essere un po' più specifico posso essere più specifico, ma al momento non mi interessa. Ho creato il mio primo preset. Adesso voglio invece per il secondo preset andare a modificare qui e mettere sempre un impulse response. In questo caso mettiamo un impulse response della Celestion con il V30 su un lato e dall'altro mettiamo un impulse response della Celestion ma con il greenback e vado a salvarmi questo preset e lo chiamerò cab 2. Nel terzo preset voglio andarmi a salvare un suono che a me piace particolarmente per i puliti e quindi andrò a dire che è un singolo segnale, non metterò il gate e andrò a scegliermi come impulse response quello che ho creato basato sulla 1x12 con i Jensen Nighthawk e andrò a salvarlo come cab 3. Qual è la cosa utile e bella di utilizzare Amplitube 5? È che questi preset che io sto salvando possono essere richiamati via MIDI. Di conseguenza, sia che voi abbiate, come per esempio una mia testata che ha il foot switch che riceve ed invia segnali MIDI, o che voi utilizziate una pedaliera MIDI esterna, potete comandare questi preset e aprendovi una sonorità
ben diversa da quella al quale ci si è abituati, di cambiare il pedalino, magari di cambiare la testata, cambiare la cassa, mettere la cassa giusta, il microfono giusto sullo stesso amplificatore, con gli stessi pedali che voi utilizziate o meno, ha una resa sonora, a mio avviso, molto ma molto più alta che utilizzare appunto queste tipologie di effetti. Associamo ora i nostri preset al nostro controller MIDI. Io nel mio caso adesso utilizzerò un iRig Blueboard. Andiamo nella parte relativa ai preset. Qui abbiamo i nostri 3 preset che abbiamo salvato. Selezioniamo il preset 1. A questo punto, in questo spazio qui, avremo i preset richiamabili via MIDI. Cliccando qui ci usciranno tutti i bank associabili al controller. Andiamo su dei bank vuoti, ok, dal 33 al 36. Qui associo il 33, qui associo il 34 e qui associo il 35. Ora sarà possibile richiamare i nostri preset attraverso l'utilizzo della pedalboard. E avremo 33, 34 e 35. Se vi è piaciuto questo video e pensate che possa essere utile, condividetelo, fatemelo sapere nei commenti al di sotto. Se avete delle domande, fatemi delle domande, cercherò di rispondere, o potrebbero essere utilizzate per un video futuro più specifico su determinati aspetti tecnici legati all'utilizzo della nostra strumentazione, perché non c'è nulla di più importante che conoscere bene la nostra strumentazione e come utilizzarla al meglio. Ciao a tutti, alla prossima!